Benvenuti a Lucca, nella mia città. Ciao, io sono Giulia. Lui è mio fratellino Lapo. Lui è Papino. Lei è mammina. Giulia Travel. Lucca è un comune di 88.000 abitanti. È una provincia della Toscana, nel centro Italia, famosa per le sue mura rinascimentali che racchiudono totalmente il centro storico abitato da 8.000 persone, che se chiederete a loro dove abiti a Lucca, vi risponderanno in città. La cosa più bella a Lucca sono le mura. Si può andare in bici. Si può andare con i pattini. Si può andare col monopattino. Ci sono tanti giochi, è bellissimo. La cinta muraria che vediamo oggi risale al periodo rinascimentale. Sono lunghe 4 km e 200 metri e circondano totalmente la città. Impossibile andare a Lucca e non fare un giro di mura e magari noleggiare un risciò. Anto, aiuto! Papà, dove stai andando? Giulia adesso vi porterà dentro la città,
tra le tipiche vie strette medievali. Lui è Puccini, il musicista. Giacomo Puccini fu un compositore che si è distinto per le sue opere che lo hanno reso noto in tutto il mondo. Nacque a Lucca da una famiglia di musicisti ed è quindi in questa città che potrete assistere alle rappresentazioni delle sue opere come la Turandot, la Tosca, la Bohème, Madame Butterfly e tante altre opere liriche che hanno reso Puccini uno dei più grandi compositori al mondo. Voglio vedere la chiesa. Quante chiese ci sono a Lucca? Lucca è la città delle 100 chiese. La leggenda racconta che nel Medioevo ci fossero 99 chiese. Non si sa se sia vero, ma è certo che ne siano state stimate sicuramente almeno 65. Un numero comunque molto alto, dovuto al fatto che, oltre alle chiese ufficiali, ogni famiglia nobile costruiva la propria cappella accanto al proprio palazzo. Ma la chiesa più importante a Lucca è sicuramente il Duomo, la cattedrale di San Martino. Al suo interno potete trovare dei veri e propri capolavori. Sono esposti dipinti come la Sacra Conversazione del Ghirlandaio, l'Ultima Cena del Tintoretto e la Pala d'altare di Fra Bartolomeo. Trovate poi uno dei più grandi capolavori dell'arte del Quattrocento, il monumento funebre di Ilaria del Carretto. Ma il vero gioiello della cattedrale è il Volto Santo. Qui si trova la più antica scultura lignea dell'Occidente, perfettamente ancora intatta. Rappresenta Gesù crocifisso ed è considerato una reliquia in quanto definita un'opera acheropita, ovvero realizzata da mano non umana.
Era il 1218. A Monsagrati, a pochi chilometri da Lucca, nacque una bimba speciale. Era la più piccola di tanti fratelli, per questo la chiamarono Cita, che poi per la pronuncia del padre diventò Zita. Rimase sempre piccola di statura e claudicante per una frattura ad un'anca avuta appena nata. A soli 12 anni andò a lavorare come serva nella famiglia Fatinelli, che avevano il palazzo vicino alla chiesa di San Frediano. Era una bimba laboriosa, umile, instancabile, aiutava sempre chi aveva bisogno e metteva sempre da parte del cibo avanzato per sfamare i poveri. Si racconta che nella sua vita avesse fatto anche tanti miracoli. Una sera, come ogni giorno, aveva raccolto nel grembiule del pane avanzato per portarlo ai poveri. Il padrone in quel momento la fermò e le chiese: «Cosa nascondi nel grembiule? Zita rubi il cibo del tuo padrone?» E Zita, terrorizzata per essere stata colta sul fatto, ma convinta di non aver fatto niente di sbagliato, rispose: «Ho dei fiori nel grembiule, ho dei fiori». Il padrone le chiese di mostrargli e Zita, quando aprì il grembiule, poté mostrare realmente dei fiori, perché come per miracolo il pane si era trasformato in tanti bellissimi fiori. La via dello shopping. Via Filungo. Come? Questa è piazza Frantitalia. Dell'anfiteatro, come si dice? Questa è piazza dell'anfiteatro. Anfiteatro. Questa è piazza dell'anfiteatro. Anfiteatro. Ridi l'anfiteatro. Questa è piazza anfiteatro. 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 Questa è la famosissima piazza dell'anfiteatro. Piazza Anfiteatro è una piazza che si contraddistingue per il suo nome e la sua forma ellittica, dovute entrambi al fatto che sia stata costruita sui resti di un antico anfiteatro romano. Fu utilizzata fino a metà Novecento come sede del mercato cittadino. Qui in inverno viene Babbo Natale. E lì c'è la pista pattinaggio del ghiaccio. Nei graffi del diavolo.
Questa è la chiesa San Pietro Somalli e si dice che qui il diavolo abbia lasciato questi 3 graffi per la rabbia dopo l'ennesimo rifiuto di Gemma Galgani, colei che poi diventò Santa Gemma e che era solita recarsi proprio in questa chiesa. La leggenda dice che questi graffi siano apparsi solo nel 1897, poco dopo che Gemma fece voto di castità. Hai visto com'è strana? Come può essere che una pietra sia così curva? Che si sia incurvata, perché quando l'hanno messa sicuramente sarà stata una pietra dritta. Se no, non la mettevano, no? E come è fatta a curvarsi una pietra? Mi sa col vento. Con il vento? Te pensi che il vento abbia tutta questa forza per curvare una pietra? È un vento magico. Ci troviamo di fronte a una delle finestre di Palazzo Bernardini, un edificio bello e maestoso, costruito con grande precisione da Civitali. Un palazzo con perfette armonie e simmetrie. È inspiegabile come mai, nonostante fosse stata sostituita più volte, la pietra dello stipite ogni volta si incurvasse. Alla fine venne lasciata così, perché si pensava di non dover sfidare il diavolo. Proprio al posto di questa finestra, prima della costruzione del palazzo, c'era l'immagine di una Madonna, a cui i lucchesi tenevano molto, e poi fu demolita per costruire il palazzo. La leggenda dice che fu il diavolo a voler la costruzione del palazzo, proprio per demolire quella sacra immagine. Per questo sembra che il diavolo abbia voluto sottolinearlo, incurvando ogni pietra venisse posta proprio lì. Mamma, qui si passa per andare alla Torre Venigi. Guarda. Mamma mia, quanto è alta. Torre Guinigi è uno dei simboli che più rappresenta la città di Lucca, insieme a Piazza dell'Anfiteatro. È una torre di 45 metri di altezza, nota per il suo giardino pensile che svetta in cima alla torre con ben 7 piante. Era comune ai tempi del Medioevo dimostrare il potere della propria famiglia, costruendo una torre adiacente al proprio palazzo, la cui altezza simboleggiava la propria supremazia sulle altre famiglie. I Guinigi erano una famiglia di mercanti e furono una delle famiglie più ricche di Lucca. Nella sua bacchetta. Guarda, la vedi anche tu? Quella lì in fondo. Come vedete, nella parte più alta della chiesa di San Michele, con la sua già altissima facciata, spicca la statua dell'Arcangelo San Michele, dalle gigantesche proporzioni per una statua posta a quell'altezza. La leggenda, ma anche alcuni documenti storici, narrano che nell'anello posto al dito dell'angelo sia incastonato un diamante di enormi dimensioni e di enorme valore. Si dice che se si è fortunati in certe sere, da un preciso punto della piazza, osservando la statua, è possibile scorgerne il luccichio. Se vi capiterà di vederlo, esprimete un desiderio. Dov'è? Non lo vedo. Eccolo. Lo vedo, mamma, guarda di sopra con la testa.
perché non c'ha più le piante. Non ha più le foglie. Tutti la accarezzavano, la abbracciavano, ma l'albero Giovanni era ancora triste. Poi un giorno gli spuntavano delle belle foglie nuove e lui era felice. Questa è la storia di un albero vanitoso, di nome Giovanni. Era molto orgoglioso della sua bellissima chioma. Con l'arrivo dell'autunno, con la caduta delle foglie, iniziò a disperarsi e per tutto l'inverno rimase triste ed arrabbiato. Tornò la primavera, tornarono le foglie, ma la sua paura di perdere di nuovo lo fecero diventare un albero triste e scontroso. Solo crescendo capì il ciclo delle stagioni. E anche se d'autunno perdeva le foglie, sapeva che in primavera sarebbe tornato ancora più bello di prima. E così l'albero Giovanni smise di essere un albero triste. L'albero Giovanni felice. Mi raccomando, cari genitori, calcolate bene la stanchezza dei vostri figli, altrimenti potreste trovarvi come succede spesso a noi, così. Lucca è conosciuta in tutto il mondo per il suo olio. Produce anche un ottimo vino. È unico il suo farro e sono note le ricette lucchesi con la tipica farina di castagne. Dovete assolutamente assaggiare i tordelli lucchesi, ma se passate da Lucca dovete sicuramente assaggiare la tipica torta agli erbi. La torta di verdure lucchese, detta anche torta agli erbi, è un dolce e potrebbe essere un ottimo modo per far mangiare la verdura ai vostri figli. Per fare la torta agli erbi ci vuole prezzemolo, bietola, uova, olio, sale, uvetta, canditi, formaggio, pecorino, pinoli, zucchero, pasta frolla, spero non prendete nel latte. Ah, e pepe! Ora cosa fare? E si lascia un pochino ammollare. Nel frattempo bisogna lavare queste. Vai! Dai. Vieni, andiamo. Allora, pezzettini di burro. Allora metti un pochino di sale,
va? Ora un po' di più. Ora Giulia deve cuocere piano piano. Si strizza il panino, ma lì dentro, così, sai Giulia? Così. Tutta qui al centro e tutta dalle parti, Guarda un po' che ha fatto Giulia. Dammi un bacino. Un bacio. Dagli un bacino, via. Un bacio. No, quest'opera che ti volevo Bacio. dire data a me. Dio che cuoca che è Giulia. Se è finita Luca, chiamatemi.